Ciao, il mio nome è Erika e in questo video vi racconterò della mia esperienza preferita dell'anno, un Meet Sailor su un'autentica locomotiva a vapore. Il percorso prevedeva diverse fermate, per cui un primo gruppetto di noi si è trovato a Milano Centrale, mentre altre persone sono salite alle fermate successive. Qui, approfittando della carrozza ancora vuota, abbiamo documentato gli outfit in un angolino con una buona luce. E appena il treno è partito, abbiamo preso posto nella zona che ci hanno gentilmente riservato per poter stare in gruppo. La seconda fermata era Lambrate, dove la carrozza ha iniziato a riempirsi con altre persone che, come noi, avevano prenotato un biglietto per questo treno storico. Personalmente era da novembre dell'anno scorso che tenevo d'occhio i viaggi in treno storico e appena sono state annunciate le nuove date, ho proposto in fretta e furia la cosa, perché i biglietti sono finiti un paio di giorni dopo, per cui eravamo un gruppetto più contenuto del solito. Qui vediamo lo straordinario Pasqualo, reso borsa da seri appositamente per questa uscita. Abbiamo anche attirato l'attenzione del personale e il capotreno, colpito dal nostro gruppo ed elegantissimo in ogni dettaglio, ha voluto una foto con noi. Quindi ci ha raggiunti anche Marianna e siccome il treno non raggiunge velocità moderne, avevamo tempo di sbirciare i dettagli delle carrozze, giocare e anche fare un pisolino, visto che comunque la sveglia per chi abita fuori Milano è stata prestissimo per poter prendere il treno in orario alle 8:20. Qui Marianna notava il particolare dei ganci alle tende per tenerle in posizione nonostante il movimento della carrozza. Un'altra fermata e altre persone si sono unite al gruppo. Abbiamo messo anche i loro bagagli in alto ed esplorato i bagni, che a proposito possono essere usati solo quando il treno è in movimento. Da Rovato in poi il treno è passato dal motore elettrico per poter circolare sui tratti comuni ferroviari alla vera e propria locomotiva, più lenta ma decisamente suggestiva. Da fuori tantissime persone salutavano il treno. E noi abbiamo ricambiato. In tutto il viaggio da Centrale a Paratico Sarnico è durato 3 ore e mezza e per fortuna le sedute delle carrozze 100 porte erano comode. Per quanto lungo, a me è parso durare un attimo, tra la compagnia e il personale che di tanto in tanto veniva a raccontarci curiosità sul treno e sulla loro organizzazione. Ormai mancava pochissimo all'arrivo e abbiamo iniziato a intravedere dell'acqua. Arrivati a Paratico Sarnico si è unita anche Eleonora a noi e il capotreno ci ha concesso di sbirciare da vicino anche la parte davanti, dove erano state trasportate le bici e le carrozzine. Ci ha mostrato il suo posto a sedere e il vano davanti, dove ci ha raccontato dei particolari in più. Da qui si intravedeva la locomotiva che nel frattempo è stata staccata e riposizionata per essere ammirata da più vicino. Si potevano anche fare le foto e ne abbiamo approfittato. Questa era la mia. Ci siamo quindi dati all'esplorazione dei dintorni e ci ha subito attirato il mercatino dell'antiquariato e degli hobbisti che era in corso lungo il lungo lago Marconi di Paratico, detto un tuffo nel passato. La vista era fantastica e la giornata pure. Abbiamo quindi tirato fuori gli ombrellini sentendoci molto in sintonia con il posto. Una bancarella vendeva anche cose adatte a Lolita, come ventagli e ombrellini di pizzo. E quindi chi non ne aveva ha subito rimediato per combattere il caldo. C'era una grandissima varietà di cose, come queste creazioni all'uncinetto che pure mi sembravano un po' lolitabili. Abbiamo proseguito sul lungo lago, passando attraverso il parco per dirigerci all'altro capo. La fila di bancarelle era davvero lunghissima, ma abbiamo deciso di trovare un posto dove poter posare i teli e fare un picnic prima di vederle tutte. Marianna e io avevamo portato i teli. Ognuno aveva un pranzo al sacco e in più Giulia, un vero mito, ha preparato diverse cose sfiziose e carinissime per tutti, compresi questi stuzzichini a forma di cuore, stelle e fiocchi, e un'intera cheesecake alle fragole a forma di cuore, che andava finita perché se la stava portando dietro dal mattino, in una borsa frigo. Ovviamente non ce lo siamo fatto ripetere e il compito è stato portato a termine. Ormai satolli e ristorati, abbiamo ripreso a curiosare tra le bancarelle, sempre con vista lago. Fate caso a questo uccello che portava i suoi piccoli sulla schiena. Concluso il giro delle bancarelle, ci siamo diretti verso il bosco dei Taxodi. E, sinceramente, sono sorpresa che fosse gratuito, perché è un posto incantevole e piacevolissimo da girare. Qui abbiamo fatto un paio di foto di gruppo grazie ad Ale e potuto ammirare da vicino i cipressi delle paludi, detti anche tassodi. Il parco è una zona protetta ed è chiuso da gennaio ai primi di maggio per permettere agli aironi cinerini e altre specie di nidificare.
Quando è aperto, è possibile girare su delle passerelle per osservare la natura in sicurezza e senza disturbarla. Abbiamo potuto notare tutta una serie di nidi lungo il percorso sull'acqua, oltre a una vista magnifica che da sola merita la visita. Ma anche la parte interna offre uno scenario incantevole. Questi, ad esempio, sono giaggioli acquatici, del genere dell'iris, in fioritura da metà maggio, in grado di assorbire gli inquinanti presenti nell'acqua e per questo usati spesso per la fitodepurazione. Questi che vediamo spuntare dall'acqua, invece, sono pneumatofori dei tassodi, ovvero una sorta di boccagli per le radici, che consentono a queste di respirare pur essendo immerse nell'acqua, e quindi crescono verso l'alto. Da qui era anche visibile la stazione storica da cui siamo arrivati. Soddisfatti del giro, abbiamo deciso di visitare anche Sarnico, attraversando il ponte. Inizialmente abbiamo fatto un giro a caso, che ci ha portato tra strade abbastanza normali. Quindi siamo tornati sul lungolago, dove avevamo già adocchiato un locale tutto rosa, Marinì. Perfetto per una pausa dopo la passeggiata. Bellissimo e fiorato, sia all'interno che all'esterno, abbiamo preso gelati e bubble tea. Io ho preso una limonata con succo di mirtilli. Anche il menù era in palette con l'arredamento, in un range dal crema e rosa al rosso scuro. Non posso che rispettare la loro determinazione e coesione in questo senso, decisamente raccomandato. Da locale abbiamo anche visto il traghetto per Montisola, dove avevamo tenuto il primo Meet Sailor 2 anni prima. In un video che ho visto di recente, hanno fatto notare che gli italiani in generale vestono molto di blu, e fateci caso, in effetti un sacco di gente aveva qualcosa di blu addosso e si nota ancora di più vicino al pontile. Sarà anche perché è un po' il colore nazionale dell'Italia? O forse perché è una via di mezzo tra l'elegante e l'informale? Ragionamenti sulle palette a parte, in sostanza ci sentivamo a tema. E le reazioni delle persone attorno a noi erano tutte decisamente entusiastiche. Marianna e Giulia sono scappate a recuperare degli oggetti alle bancarelle, siccome ormai era tempo di avviarsi a prendere il treno per il ritorno. La cara locomotiva, affettuosamente chiamata la vecchietta dai macchinisti, era già pronta e sbuffante, e Seri, che era andata avanti rispetto a noi, aveva trovato una carrozza in cui potessimo metterci tutti assieme. Particolare degno di nota, il capotreno a ogni fermata segnala la partenza con una bandierina verde e segna anche a mano gli orari effettivi di arrivo e partenze su un taccuino. Del resto si tratta di un viaggio storico, e la locomotiva, così come le carrozze, risalgono a quasi un secolo prima. E naturalmente non è presente tutta la strumentazione dei treni moderni a bordo. A questo punto eravamo tutti stanchi per la lunga giornata e siamo un po' crollati sui sedili, apprezzando semplicemente il viaggio e il sole che stava scendendo. Arrivati nuovamente a Rovato, il treno ha fatto un'altra lunga pausa per permettere il cambio dalla locomotiva a vapore a una di tipo elettrico. Il capotreno ha invitato il nostro gruppo a prendere un caffè o ghiacciolo assieme. Noi abbiamo optato per il ghiacciolo, la soluzione perfetta per recuperare qualche zucchero e alleviare il caldo. Abbiamo quindi potuto vedere in primissima fila l'arrivo della locomotiva elettrica e come questa è stata agganciata al resto delle carrozze dai fantastici macchinisti. I binari qui erano pieni di bellissimi fiori di campo spontanei rossi e gialli. Una volta risalita in carrozza, a sorpresa, un mazzolino di quei fiori è stato consegnato a Chiara dal finestrino aperto, che abbiamo diviso tra noi. Ho anche provato a farli seccare, ma quelli che non sono diventati soffioni il giorno dopo sono sfioriti, per cui conservo i ricordi e questo video di tutta questa bellissima esperienza. Per cui non possiamo che ringraziare infinitamente tutto il personale e i volontari che sono stati fantastici, pazienti, disponibili e simpaticissimi. Si vede che c'è davvero tantissima passione in loro e spero che avremo modo di incontrarci ancora. Nel frattempo abbiamo salutato parte del gruppo giunta dalle varie fermate intermedie. Col sole basso abbiamo affrontato queste 3 ore e mezza di ritorno piacevolmente, tra chiacchiere e riposo, intravedendo anche locomotive storiche nel deposito a Milano Centrale. E così abbiamo concluso questo viaggio in giornata, che personalmente ritengo sia un'esperienza da fare anche se non vestite mode alternative. I biglietti vanno a ruba, ma hanno un prezzo nella media di un biglietto del treno normale. Mi piacerebbe quindi ritornare a ottobre o anche l'anno prossimo. E come sempre, grazie per aver guardato fin qui. A presto!